Ciao ragazzi, oggi parliamo di Francis Benfatto, detto Mr. Simmetria, un grande interprete del bodybuilding classico. Un atleta con un fisico dall'estetica eccezionale che negli anni 80-90 lo ha reso famoso in tutto il mondo. È anche un esempio di grande longevità atletica, visto che ancora oggi, a oltre 60 anni, conserva una forma invidiabile. Enjoy! Francis Benfatto nasce a Casablanca, in Marocco, il 7 giugno 1958. Da ragazzino è appassionato di equitazione e la pratica dello sport gli fa sviluppare la percezione del proprio corpo e dei propri muscoli. Sarà una foto del bodybuilder francese Léon Césarion a ispirarlo visualmente e a motivarlo a sviluppare un fisico eccellente. Nel 1971 la sua famiglia si trasferisce in Francia e un amico lo convince ad allenarsi per la boxe. Benfatto è poco motivato dalla boxe, ma parte della preparazione atletica per il pugilato era dedicata all'allenamento con manubri e bilancieri. E così, intorno ai 15 anni, Francis incontra il mondo dei pesi, che scoprirà essere la sua vera vocazione. In breve, ispirato da campioni dell'epoca come Arnold, Columbu, Zane, Menzer e Nubré, si innamora del bodybuilding. Lascia la boxe e si concentra sullo sviluppare un fisico statuario. Visti i risultati, intorno ai 17 anni comincia a gareggiare e vince la sua prima gara. A 18 anni è quinto al Mister Francia Juniores. Ha ancora molta strada da fare, ma è motivato e continua ad allenarsi con impegno. Nel 1980 partecipa al Mister Francia ottenendo un interessante quarto posto. La sua costanza viene premiata nel 1982, quando vince il titolo di Mister Francia. Si presenta sul palco con un peso di soli 62 kg per 1,68 m di statura, ma con delle proporzioni e una presenza che lo fanno apparire molto più imponente. Come si suol dire, il bodybuilding è spesso un'illusione. Nel 1985 partecipa al Mr. World IFBB e con un peso di 73 kg si classifica quinto nella categoria pesi medi. Sarà terzo nel 1986. La svolta nel 1987, arriva secondo al Mr. World IFBB, Joe Weider lo nota, vede in lui un ottimo potenziale e gli offre l'opportunità di diventare professionista, anche se non ha mai vinto il titolo mondiale amatori. Comincia quindi la carriera come atleta professionista, con l'obiettivo principale di diventare popolare come Lila Brada, un altro alfiere dell'estetica molto noto all'epoca. Tra il 1988 e il 1993 gareggerà come atleta professionista, seppur senza ottenere nemmeno un podio. Fra i punti salienti della sua carriera ricordiamo il quarto posto al Grand Prix della Germania del 1989, il sesto posto al Mister Olympia 1990 e il settimo posto al Mister Olympia 1991. Il sesto posto al Mister Olympia 1990 non lo soddisfa. Comunque Joe Weider gli offre un contratto di 2 anni e la possibilità di andare a vivere in America, fare articoli, servizi fotografici e farsi conoscere negli States. Al Mister Olympia 1991 la concorrenza è agguerritissima e con un peso in gara sotto gli 80 kg Francis ottiene un rispettabile settimo posto, che comunque lo lascia contrariato. Dopo il 1991 Francis è scoraggiato, sente di non potersi affermare. Gareggerà ancora un paio d'anni senza soddisfazioni. Sarà un grave infortunio subito nel 1993 a convincerlo a lasciare la carriera agonistica. Durante un allenamento si strappa un pettorale. Una ripetizione di troppo alla panca piana e crack, il disastro è fatto. Racconta che sentì come il rumore dei jeans che si strappano. Una tragedia per Francis che faceva della perfezione estetica e della simmetria il suo punto di forza. Comunque, anche lasciate le competizioni, Benfatto continuerà a mantenersi in forma per seminari ed esibizioni, a sviluppare la sua attività di personal training e ad approfondire il suo approccio all'allenamento e all'alimentazione. Tornerà a gareggiare 13 anni dopo, nel 2006, al Grand Prix dell'Australia IFBB. A 48 anni è determinato a presentarsi nella miglior forma di sempre. Mette a frutto l'esperienza di allenamento e alimentazione di una vita, riduce volume e frequenza dei workout, ciclizza alimentazione e integrazione in modo ottimale, si presenta sul palco a 90 kg, grosso, denso, striato e si aggiudica un prestigioso sesto posto. Peccato solo per la deformazione del pettorale destro, che rimane piuttosto evidente. Nel 2007 lancia la Benfatto Nutrition, la sua azienda di integratori alimentari. E ancora oggi, a oltre 60 anni, Francis continua a mantenersi in ottima forma. A testimonianza del fatto che un approccio al bodybuilding che si focalizza su simmetria e definizione piuttosto che sulla massa muscolare esasperata permette di rimanere in ottima forma tutta la vita. Da giovane Benfatto si allenava seguendo le metodologie in voga all'epoca, quindi con allenamenti ad alto volume e frequenza, che sotto gara lo vedevano impegnato 2 volte al giorno,
e riporta che, se da un lato allora era molto motivato, dall'altro questo metodo era anche molto stressante, sia fisicamente che mentalmente. Dopo il grave incidente al pettorale del 1993 e con molta più esperienza di allenamento, maturata sia su se stesso che con i suoi clienti, in retrospettiva Francis ha rivisto le sue metodiche di allenamento, riducendo la frequenza e il volume delle sedute. Ad esempio, per il suo ritorno alle competizioni nel 2006, racconta che si allenò solo una volta al giorno, invece di utilizzare la split bigiornaliera che aveva usato per le gare precedenti. Oggi raccomanda ai suoi clienti un approccio focalizzato su movimenti di isolamento eseguiti in modo lento e controllato, per concentrare gli sforzi sullo stimolo del muscolo target, minimizzando lo spreco di energie, con brevi pause fra le serie e ampio uso di superset e triset, e pensa che questo sia un approccio molto appropriato per tutti, non solo per i bodybuilder agonisti, ma anche per gli atleti e sportivi natural. Un approccio che riassume la sua quarantennale esperienza e che Francis propone sotto gli acronimi PPM per metodologia di performance progressiva e ART, cioè allenamento in autoregolazione. Riguardo al doping, Francis non fa certo un mistero dell'aver utilizzato farmaci quando era ai vertici della sua carriera agonistica, come sentiamo in questa intervista. Credo di avere un'altra metodologia da offrire e proporre alle persone che hanno difficoltà a crescere e progredire, specialmente se sono natural. Non sono contrario ai bodybuilder che usano la chimica, perché ero uno di loro, sia come dilettante che come professionista ho usato farmaci. Non sono contrario a questo. Sto solo dicendo che per il 99% delle persone che vanno in palestra questo è un altro modo di allenarsi, un altro approccio all'allenamento. Riassumendo, Francis Benfatto è stato uno dei migliori interpreti del bodybuilding classico, ispirato alle statue greche, per uno sviluppo fisico fatto di masse muscolari esuberanti ma non esagerate, ottime proporzioni, definizione e presentazione tese ad esaltare un fisico statuario. Purtroppo ha gareggiato in un'epoca che cominciava a privilegiare la massa muscolare esasperata e le sue performance in gara ne sono state penalizzate. Chissà che risultati avrebbe potuto ottenere col suo fisico negli anni 70, oppure oggi nella categoria Classic Physique. Possiamo solo speculare al riguardo. Quel che è certo invece è stata la capacità di Benfatto di saper mantenere un'ottima forma anche in età avanzata, il che lo qualifica non solo come un ottimo atleta, ma anche come un vero maestro del bodybuilding. Un uomo che ha superato a testa alta il test del tempo e a cui tutti possono ispirarsi. Ciao, alla prossima!